Carissimi e carissime, dopo lo strudel di mele, dopo la apple pie del mio amico Michael Hernandez, io a questo punto farò una classica torta di mele, ma la farò in maniera tale che potrà piacere a tutti, perché per esempio qui a casa mia le mele intere non piacciono. E allora, vediamoci questa ricetta davvero semplice e bella, veramente gustosa, e poi l'avete visto adesso, è veramente buona. Ci siete? E allora dai che se magna! E allora cominciamo a mettere intanto 3 uova intere all'interno di una bowl, poi aggiungiamo la scorza del limone e poi la vaniglia. Io ho la bacca e quindi l'ho miscelata insieme allo zucchero, però se voi non l'avete e avete l'estratto mettete qualche goccia d'estratto, magari un mezzo cucchiaino, e poi mettete lo zucchero. Con la frusta elettrica cominciamo a mescolare per 4-5 minuti, quando comincia il composto a diventare chiaro e bello spumoso. E ora qui possiamo aggiungere l'elemento grasso, in questo caso veramente un paio di cucchiai di olio di semi. Qui non ci sarà burro, quindi sarà molto leggera come impasto. E allora metteteci circa 30 grammi, dopodiché una volta mescolato potete mettere la farina, mi raccomando setacciata, e dopo di essa anche il lievito, anch'esso setacciato, così si eviterà il formarsi di grumi. Mettiamo allora da parte l'impasto e cominciamo a occuparci delle mele. Io utilizzo le renette questa volta, potete utilizzare anche le golden, per il semplice fatto che è un pochino meno ricca di acqua rispetto ad essa, però potete utilizzarla tranquillamente se non trovate la renetta. Io una parte la grattugerò e l'altra parte invece la farò a fette, che poi servirà per la parte superiore per darle una caratteristica un pochino più rustica, ma questo lo vediamo dopo. Quindi di 6 mele adesso ne prendiamo 2, le sbucciamo, le detorsoliamo e poi le tagliamo a fette. Queste le andremo a spadellare con una noce di burro se volete, o anche un pizzico d'olio, se no altrimenti potete anche non metterci nulla, con un cucchiaio di zucchero, e le spadellate proprio per 2-3 minuti, ma deve essere una cosa veloce, non si devono sfaldare. Dopodiché li sfumate con un liquore. Io in questo caso avevo solo la grappa in casa, però potete utilizzare cognac, rum, brandy, quello che avete voi. Una volta poi sfumato l'alcol, a questo punto le teniamo da parte e adesso ci occupiamo delle altre mele, che le andremo sempre a sbucciare e ritorsolare, ma poi le andremo a grattugiare. Io lo faccio con i buchi grandi della grattugia, preferisco perché mi rimane più compatta, però se volete potete grattugiarla anche più fine, però poi rischia la mela di andare a sparire all'interno dell'impasto. E quindi adesso possiamo aggiungere le mele grattugiate, in questo caso, all'interno dell'impasto e le andiamo a mescolare con un cucchiaio o con una marisa. Poi prendiamo uno stampo da 24 cm, io l'ho foderato il fondo con la carta da forno e intorno l'ho imburrato infarinato. Andiamo a metterci l'impasto e liveliamolo per bene. Adesso sulla superficie andiamo a metterci le mele che abbiamo spadellato prima, le mettiamo un po' così, un po' a casaccio, non serve metterle in maniera un po' troppo pettinata. Gli daremo un aspetto un pochino più rustico. Una volta fatto questo le andremo a spolverare con un pochino di zucchero per dargli anche un minimo di crosta e il gioco è fatto. Ora basta solo metterle in forno preriscaldato a 180 gradi per circa un'oretta. E come vedete la torta si presenta veramente bene, si è colorata bene sopra, insomma è venuta veramente ottima. E visto che è buona, io prima ho fatto l'assaggio, ma io me la finisco, che vedevo di? È troppo buona. Poi questo è l'ideale, o per un tè del pomeriggio per chi lo fa, oppure per la colazione, perché è veramente stupenda, è fatta veramente bene. Ve la consiglio, mi raccomando, e nel caso la doveste rifare la ricetta, mandatemi le foto, io ve li posto poi su Instagram. Bene ragazzi e ragazze, io vi saluto, vi ringrazio della vostra presenza, ci vedremo al prossimo video e vi auguro tante buone cose. Saluti!